Negli ultimi anni tutto il mondo è stato interessato da un fenomeno di grande rilievo nell'ambito delle sostanze d'abuso, la comparsa delle cosiddette nuove sostanze psicoattive. Il gruppo delle nuove sostanze psicoattive rappresenta quindi l'altra metà del fenomeno dell'abuso. Le nuove sostanze psicoattive sono composti eterogenei, quindi composti chimicamente molto differenti tra di loro, ma spesso analoghi alle sostanze d'abuso classiche oppure analoghi a composti che vengono commercializzati legalmente come farmaci regolari. L'attività di produzione di nuove sostanze psicoattive è illegale, esattamente come la produzione e commercializzazione delle classiche sostanze d'abuso. Consapevoli che il fenomeno delle nuove sostanze psicoattive è un fenomeno in continuo aumento, vi è uno sforzo massiccio da parte dei paesi europei ed extraeuropei nel contrastare questa diffusione e proprio per questo motivo vengono immesse sul mercato illegale continuamente nuove molecole in grado di eludere i controlli da parte dei paesi, mantenendo alto l'interesse da parte dei consumatori verso queste nuove categorie di abuso. Nell'ambito delle nuove sostanze psicoattive, certamente i cannabinoidi sintetici rappresentano i composti più numerosi. I cannabinoidi sintetici hanno strutture chimiche simili ai cannabinoidi naturali, ma anche estremamente diverse, perché nel tempo sono state modificate successivamente con l'intento comunque di mantenere l'attività psicoattiva che genera gli effetti desiderati dal consumatore. Sono inoltre presenti numerosi composti analoghi ai catinoni, quindi catinoni sintetici che hanno attività allucinogene spiccate. Oltre a cannabinoidi e catenoni sintetici, all'interno del grande gruppo delle nuove sostanze psicoattive vanno annoverate differenti categorie, come ad esempio le piperazine, le triptamine e le feniletilamine. Ogni giorno compaiono sul mercato illegale, in particolare nella darknet o nel cosiddetto deep web, nuovi composti che hanno attività allucinogena, che hanno attività stimolante, che hanno attività sul sistema nervoso centrale e che quindi costituiscono degli ottimi candidati come sostanze d'abuso. I meccanismi d'azione con cui le nuove sostanze psicoattive espletano la loro attività a livello del sistema nervoso centrale sono in parte conosciuti e in parte ancora oggetto di studio. I composti che sono conosciuti già da tempo ovviamente sono stati studiati nel dettaglio e sono stati proibiti a livello della comunità europea e a livello dei paesi extraeuropei. Altri composti sono in fase di studio. Della categoria delle nuove sostanze psicoattive fanno parte anche composti che sono stati recentemente riscoperti come sostanze d'abuso, ad esempio la chetamina. La chetamina è una molecola nota già da tempo, un farmaco prescritto come anestetico e che solo recentemente viene abusata da determinati consumatori proprio per l'effetto anestetico allucinogeno dissociativo che possiede. Quindi, come nuove sostanze psicoattive possono essere annoverati anche quei composti già noti per avere determinate proprietà a livello del sistema nervoso, magari in passato prescritti regolarmente come farmaci e solo recentemente riscoperti per assunzione a scopo voluttuario.